Potete guardarmi come una sorta di Last Man in the Moon, come l'ultimo dei Moicani, un esemplare di una specie in via di estinzione. Lui forse può capire. Io sono uno di quei 50.000 abitanti di Venezia, tenacemente abbarbicati a quell'isola, a quella grande isola. Ma non solo di quei 50.000 abitanti, io faccio parte dei 4.500 che popolano Murano, l'isola del vetro per antonomasia. Un'isola che ha sempre connotato il suo nome a quella che è la tecnica vetraria. Io sono un maestro vetraio, discendente di una famiglia che da secoli trasmette questa antichissima tecnica della pittura su vetro su foglia d'oro. E continuo. Forse sono l'ultimo di una generazione che doveva spiegare, se non sceglievo di fare il vetro, perché, essendo nato a Murano, non facevo il vetro. Questa immagine vi mostra la Murano del 1700. Quelle crocette che vedete sono tutte chiese, conventi, cappelle. 19, le conto io per voi. 19. Prima della caduta della Repubblica di Venezia c'erano 19 chiese e adesso di funzionanti ne sono rimaste 2 e una, fra virgolette, part-time. Non si sono autoestinte, sono state distrutte, razziate, depredate, quando Venezia crollò. Quando Venezia, nel 1797, venne conquistata e quella che sembrava un'apocalisse, quella che sembrava veramente la fine di un mondo, in realtà non fu tale. Vedete i nissioetti, quei nomi delle vie, quei piccoli lenzuoli attaccati alle pareti delle case, ci ricordano cosa c'era prima, ci ricordano cosa esisteva prima, ed è qui che c'è la rivelazione. Ciò che viene emanato dalla mente, passando attraverso il cuore, la memoria e il ricordo di quello che era Venezia, di quello che era Murano. Due futuri presidenti degli Stati Uniti d'America, John Adams e Thomas Jefferson, e Benjamin Franklin vennero a Venezia per capire, per studiare, non dico per assimilare, ma per cercare quasi di metabolizzare l'organizzazione di questo Stato. Certo, è facile vedere ciò che siamo se pensiamo a ciò che eravamo stati. E questo è molto importante perché il 1797 è stata un'apocalisse mancata. Questo perché Venezia era un unicum, era una specie di alieno sulla terra, un qualcosa con cui tutti dovevano avere a che fare. Venezia fu la prima della classe nella pittura. Giorgione, Tintoretto, Tiziano, Canaletto, i Guardi, i Tiepolo. Fu prima nella musica. Vivaldi, Lotti, Zarlino. Fu prima nell'architettura. San Micheli, Longhena. Andrea di Pietro della Gondola. Più veneziano di così. In realtà Andrea di Pietro della Gondola era Andrea Palladio. E i due congressi del Parlamento USA votarono all'unanimità il fatto che Andrea di Pietro della Gondola è il padre dell'architettura americana. Venezia fu prima nella letteratura, nell'editoria, fu prima nel commercio. Le prime leggi che tutelavano i diritti d'autore erano veneziane. Fu prima nella prevenzione sanitaria. I lazzaretti, le zone d'attesa, presero il nome, oltre che la concezione, proprio da Venezia. E Murano faceva parte di questo unicum, perché Venezia aveva delegato a Murano il ruolo di essere protagonista nel mondo del vetro. Murano non era un vetro, Murano era il vetro. E oggi? Oggi sembra profilarsi una nuova apocalisse. Sono passati tre cavalieri terribili. L'acqua granda, che praticamente ha sommerso le macchine, i forni. Il Covid, che ha impedito una continuità di lavoro. Non c'è nulla di più prettamente a contatto del lavoro del vetro. E il terzo, l'aumento dei costi di produzione. Il gas sta praticamente soffocando questa tecnica. Sono tre i cavalieri che ho citato, di solito sono 4.
E c'è uno che è quello più subdolo, è quello che ha preparato il terreno agli altri tre, è quello che fa in modo che quelle due bocche che vedete, che sembrano mute, sono dei forni in cui dentro non c'è più il fuoco. Ed è il cavallo e il cavaliere dell'Apocalisse che ha fatto sì che il vetro di Murano dovesse competere con altri vetri, con altre tecnologie, con altri costi. Non ha più lasciato che il vetro fosse un unicum, un qualcosa che era materia, che diventava, l'anima che diventava materia. Cioè ogni pezzo di vetro ha dentro di sé una storia, una tradizione, una famiglia, un ricordo. Perché più della crisi, più dei costi, uccide l'ignoranza. Si deve spiegare del perché Venezia decise che tutte le vetrerie devono andare lì. Si deve spiegare perché Venezia disse solo chi nasce qui può lavorare il vetro. Solo così si può creare quella sorta di curiosità ulteriore, quella specie di richiesta che fa sì che io vado lì perché lì trovo quell'oggetto, perché lì trovo l'anima di quell'oggetto. Perché il vetro non è solo materia, chiunque può mescolare. Il vetro è il primo materiale di sintesi inventato dall'uomo. E come facciamo? La storia, la nostra storia è l'unica arma di difesa. La nostra storia è l'unico scudo contro l'Apocalisse, contro la fine. Ecco, vedete, quei disegni di specchi. C'è la sapienza di un'isola, la sapienza di una famiglia, la sapienza di una generazione. Quel piccolo quadernetto che vedete si chiama quaderno delle partie. Le partie erano le ricette vetrarie e non c'era una fornace che faceva un vetro uguale all'altro e non c'era un maestro che faceva un oggetto uguale all'altro. Proprio questa vicinanza, questa commistione faceva sì che ognuno voleva differenziare se stesso dagli altri. Il rischio è quello dell'oblio della memoria. Se dimentichiamo chi siamo, possiamo assecondare tutte le richieste. Possiamo dire che il Ponte dei Sospiri si chiama così perché gli innamorati, davanti a tanta bellezza, sospirano. Non è così, non è così. Non è detto che la storia debba per forza essere bene raccontata, bene inventata. Si può benissimo dire la verità e fare in modo che quella verità diventi il veicolo per cui milioni di persone vengono nella nostra Venezia, nella nostra Murano, a vedere cosa eravamo. Sì, vorrei essere una specie di nissioetto che cammina, di toponimo, che racconta, che racconta, che racconta, perché è l'unica maniera che abbiamo. Ecco, la ricetta per questo è fare ciò che di profondamente significativo è l'Apocalisse, la rivelazione. Voglio rivelare, voglio parlare di quello che c'era, voglio dire che quell'isola invisibile, di cui nessuno chiede più, è presente, è radicata, è presente in ciascuno di noi, in ciascuno di coloro che abita la laguna di Venezia e l'isola di Murano. Sì, nella presentazione io sono un direttore di coro, lo avete sentito, forse il più grande coro d'Europa, 300 persone. È questo che è molto importante per me, l'uso di tutte le forme d'arte per poterle fare dialogare con loro e poterle fare dialogare con voi. Creare una propria identità, fare sì che la consapevolezza di ciò che si è ti permette di ergerti, fare in modo che la tua diversità diventi argomento di conversazione, argomento di scambio. E la musica ha questa peculiarità. Può essere malinconica, può essere romantica, può essere triste. Basta mettere un qualcosa, un simbolo davanti a una nota per trasformarla in minore. Il mio sogno è questo, fare in modo che si può raccontare, che si può ascoltare, che si può vivere anche forse, una musica apparentemente melanconica, ma alla fine si toglie la nota minore, si mette un accordo maggiore e la musica diventa gioia, diventa ulteriore passo in avanti. Mi rivolgo a tutti voi, specialmente ai più giovani. Fate modo che il vostro soffio, come quello dei maestri di Murano, possa attizzare il fuoco di ciò che siamo, possa fare in modo che quella che sembrava un'apocalisse della fine
diventi l'inizio di una nuova era. Grazie.